Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di dicembre 2022. Grazie. Abbiamo il Papa. Amici dei gemelli, il Papa parla di presa di consapevolezza. È un rendersi conto di un disegno più grande. È una carta di una persona che è riconosciuta, quindi può anche parlare di riconoscimenti, di premi, di contratti. Nello specifico, essendo una figura religiosa, può parlare anche di contratti di matrimonio. Ed è una carta, insomma, che parla anche di tradizioni. In effetti stiamo andando verso Natale, quindi può parlare anche di riunioni familiari e di società, appunto, di tradizioni di società. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo e quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un altro video che vi spiega come unire il messaggio di diversi oroscopi. Ragazzi, avete un sacco di figure, avete anche tanti arcani maggiori, avete... Ok. Allora, l'imperatore, il fante di denari, l'imperatrice, quindi avete imperatore e imperatrice, poi abbiamo la regina di coppe, il 9 di spade, la carta della giustizia, un 8 di spade e il 9 di bastoni. Allora, devo dire che con imperatore e imperatrice e la carta del papa, fortemente potrebbe trattarsi di un matrimonio o di una coppia stabile, una coppia diciamo per destino. L'imperatore appunto può rappresentare la persona di interesse. Nel caso non abbiate nessuno, potrebbe anche fare riferimento a un padre o a una madre, a una figura genitoriale, diciamo, dipende anche un po' se voi siete uomini o donne, comunque. Ehm, è come se vedessi una famiglia qui. Imperatore, imperatrice e un figlio, diciamo così. Il fante di denari è una carta che parla di qualcuno che si dedica anima e corpo ad un certo tipo di studio, di obiettivo, di percorso, di strada. È la carta dell'apprendista, quindi per qualcuno può anche trattarsi del fatto che si stia imparando a diventare una migliore madre di se stessi, a diventare più creativi, si stia imparando un percorso artistico, mi viene da dire. Per qualcuno fa anche riferimento a qualche cosa che ha a che fare con la natura, la terra proprio, madre terra, ok? E abbiamo anche questa regina di coppe, che è un'altra carta che a me ricorda la maternità. È anche una carta che parla di certi sentimenti, diciamo di una sorta di emotività un po' instabile, se vogliamo, nel senso che è una persona che si fa un po' prendere troppo dalle emozioni, vive un po' troppo in balia delle emozioni. E difatti poi qui abbiamo anche un 9 di spade che mi dice che c'è qualche tipo di preoccupazione che è assolutamente legata al passato, cioè la situazione di cui voi vi state preoccupando non esiste più, ma in qualche modo la testa è ancora lì. Siete ancora focalizzati su qualche cosa che probabilmente è successo. La carta della giustizia è un'altra carta di contratti. È come se ci fosse una sorta di legalizzazione, ok? È qualcosa di cui voi avete bisogno per vederci chiaro, per mettere i paletti, per trovare il vostro spazio, per trovare le vostre sicurezze. Tenete presente che con queste due carte può anche essere che venga fuori, venga alla luce qualche tipo di discorso, di questione di cui voi non ne sapevate nulla. Perché la carta della giustizia è una carta che rivela cose e l'otto di spade è una carta che è raffigurata con una donna bendata, quindi è fortemente possibile che vengano fuori delle questioni, diciamo a fine anno. Non necessariamente sono contratti firmati, anche se per molti sì è così, perché la carta della giustizia parla proprio di quello, ma potrebbero anche semplicemente essere accordi, ok? Patti, diciamo così.
Ok, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta più nello specifico. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi. È un corso intermedio e inizierà a fine gennaio del 2023. Se foste interessati, ho già pubblicato un video che spiega il programma e le modalità di svolgimento, e anche di questo video trovate il link sempre qui sotto nella descrizione. Bene, andiamo a vedere l'imperatore. Abbiamo un cavaliere di coppe al contrario e un 2 di spade. Probabilmente questo imperatore non sta facendo un tipo di proposta, non sta, diciamo, venendo dalla vostra parte, perché è di fronte a un bivio fondamentalmente. Mm? È come se qui vi aspettaste un certo tipo di proposta che non arriva. Guardate, vedendola così ho la sensazione che sia appunto o l'ufficializzare la relazione o fare un passo successivo, diventare madri. Lo sento per molte perché qui ho due figure di riferimento alla madre e qui ho un fante che molte volte fa riferimento ai figli. Ma andiamo a vedere questo fante. Re di coppe al contrario, qui abbiamo la regina di coppe. E 10 di coppe, infatti, il 10 di coppe è la carta della famiglia completa, è la carta del completamento, quindi qui parla della famiglia con lui, lei e i figli. E per certi versi è come se le cose non fossero ancora mature con questo re di coppe al contrario. Andiamo a vedere l'imperatrice. Guardate, se non è il vostro caso quello dei figli, l'imperatrice può parlare di un progetto nuovo, di qualche tipo di espansione a cui voi mirate, qualche tipo di progresso, ecco, diciamo così, che può essere la maternità, può essere anche un progresso nei confronti di vostra madre, dei vostri genitori, ipotesi. Ok, andiamo a vedere l'imperatrice. La giustizia nuovamente e il 7 di coppe. Ho come l'impressione che è il ruolo che vi incastra un po'. Nel senso che qui è come se avessi bisogno di, appunto, ufficializzare la relazione o di sentirvi riconosciuti come una buona madre o riconoscere la capacità di essere madri di se stessi, poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, però avendo questo set di coppe è un'idea, ok? Perché la giustizia mi dice proprio che avete bisogno di regole. È una carta che parla di regole, di qualcuno che è retto, non rigido, però che è corretto come persona, è un regolarizzare certi tipi di progetti anche. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un 3 di bastoni, il diavolo e un 3 di coppe. Sì, probabilmente questo momento, questa fase, diciamo così, un po' troppo emotiva, vi condiziona, vi condiziona. Guardate, c'è un 3 di coppe, può anche essere che ci sia qualcuno vicino a voi che vi condizioni, eh. Può essere, di nuovo, se una delle due figure qui siete voi, l'altra potrebbe essere la madre, o potrebbe essere questo padre, questo imperatore. Però sento che fate un po' di difficoltà a comunicare quello che voi vorreste, a guardare al futuro anche, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questo 9 di spade. Abbiamo la carta dell'eremita e un fante di pentacoli, che era la stessa energia che avevamo qui, però al contrario. Ho come l'impressione che qualcuno non abbia voglia di prendersi determinati mal di testa da solo o da sola. E potrebbe esserci qualche cosa, ripeto, legato alla burocrazia. Fatemi vedere la giustizia. 10
10 di pentacoli, 8 di coppe e 9 di coppe. Sì, è una questione finanziaria probabilmente, perché abbiamo un 10 di pentacoli. È che qui abbiamo il 10 di coppe e qui abbiamo il 10 di pentacoli. È come se ci fosse bisogno di, sì, di arrivare a qualche cosa di concreto, di arrivare a un compimento, di arrivare a una conclusione, a un contratto, come vi posso dire? Sì, a definire le cose, ok? Perché diversamente, se no, non si arriva a quel senso di pienezza e di compimento. È interessante perché avete 8, 9 e 10 di coppe. Andiamo a vedere l'otto di spade, per piacere. Abbiamo un cavaliere di spade e un 8 di spade. Diciamo che sì, è un'energia che si ripete. Allora, considerato che qui c'era questa sorta di alti e bassi emotivi e abbiamo anche la carta del diavolo, quello che sento qui è fate attenzione perché non vorrei che questi alti e bassi emotivi vi portassero a una forte tristezza, perché in realtà quando c'è l'otto di spade, la ragazza, la figura è bendata, quindi in realtà siete voi che non state vedendo chiaro o che comunque vedete più nero di quello che avete letteralmente la benda davanti agli occhi. Quindi in realtà sento che è un'attitudine che avete voi e normalmente si dice che quando si è tristi, arrabbiati o troppo contenti sia il momento più sbagliato per prendere delle decisioni importanti, no? E invece io qua vi vedo ben determinati ad andare avanti, a perseguire i vostri obiettivi, insomma. Quindi ecco, fate attenzione al tipo di scelte che fate o farete in questo momento nel caso siate magari troppo arrabbiati, troppo frustrati o cose di questo stile. Diciamo che è più un condizionamento che vi porta il vostro stato emotivo o lo stato emotivo di questa regina di coppe, ok? Va bene, andiamo a vedere per i single. Andiamo a vedere che tipo di energie ci sono. Ok. Wow. Guardate, re di coppe nuovamente al contrario, il papa che abbiamo qui è il tre di bastoni, quindi le energie si ripetono. Allora, sicuramente per voi sarà un po' più, diciamo, proiettata in avanti questo tipo di periodo, di idea, è proprio la presa di consapevolezza. Il papa è l'ufficializzazione. Può anche essere che, visto che il re di coppe comunque al contrario, può anche essere che le cose non siano proprio così tanto mature come vi dicevo già qui, ma comunque c'è la possibilità di guardare avanti di guardare al futuro. Potrebbe esserci una persona nuova, ehm, per qualcuno, se questo re di coppe, per esempio, fosse, eh, fosse una persona, come vi posso dire, che è vicino a voi solo da un punto di vista di amicizia o potrebbe rappresentare appunto quell'imperatore che vedevamo qui. Vi dico questo perché qui abbiamo comunque due figure che potrebbero entrare. Quindi voi focalizzatevi sul futuro, sull'espansione. Anche qui abbiamo l'imperatrice che parla di espansione e di prosperità e qui con il tre di bastoni andiamo verso questa espansione e questa prosperità. Vi dico, sento che se il re di coppe lo conoscete già, si va verso questo tipo di ufficializzazione di prosperità proprio. Se invece fosse una persona appunto che è solo un amico, beh, vi dico che potrebbe anche, insomma, diventare qualcosa di più e non escludo appunto che entrino anche altre due persone. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, qualche carta in più. Andiamo a vedere che consigli vi vogliono dare. Dieci di pentacoli, un'altra volta una carta che si ripete. 7 di spade e la forza al contrario. Ragazzi, qui
Il 10 di pentacoli lo sento collegato con l'imperatore perché si parte da una situazione di stabilità, si parte da una situazione di completamento, dove però, insomma, qui avete 7 di coppe, ci potrebbero essere delle proiezioni, diciamo. In effetti, qui ci sono delle carte dove dicono che non vedete tutto quello che c'è sotto. Anche la giustizia dice che ci sono delle cose che potrebbero venire a galla, ok? E datemi un'altra carta per questa forza al contrario. Fante di coppe. Io credo che ci si stia un po' limitando, proprio perché magari qui le cose non sono completamente mature, i tempi non sono maturi. Credo che qui si stia un po' omettendo qualche cosa, ok? Perché poi mi viene fuori come se non aveste il coraggio di fare qualche tipo di proposta, qualche tipo di offerta, qualche tipo di comunicazione. Anche qui l'otto di bastoni era il contrario. C'è una paura ad affrontare un determinato argomento, mi viene da dire. Può essere proprio l'argomento figli, perché di nuovo abbiamo un fante. Può essere un argomento con un figlio. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Ok, un'ultima carta. Wow, ah, ve l'ho detto anche prima. E mi è venuta in mente questa carta, eh. Carta numero 31. Questa carta fa vedere praticamente la punta di un iceberg e quanto è tanto più grande sotto. Quindi parla di qualche cosa qui che è nascosto, di qualche cosa che voi non conoscete, che non vedete, ok? Qualche verità nascosta. Vi ricordo che comunque avete la carta del Papa. Se fosse una questione di tipo spirituale, con la carta del Papa è facile che arriviate a quel tipo di comprensione. È chiaro, arriva la giustizia divina, perché la giustizia è anche vista come giustizia divina, che vi toglie la benda dagli occhi fondamentalmente. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi possa essere stata d'aiuto. Se volete supportare il mio canale potete sempre mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete fare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro un felice e sereno Natale, spero che possiate davvero trascorrerlo in abbondanza e prosperità con la vostra famiglia. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!